Hello, now we have 18th week, we're talking about cuisine and kitchen. So let's look at Italian idioms connecting to kitchen. Fare la scarpetta, to do the little shoe, to mop up sauce with bread. Il sugo del brasato era così delizioso che ho fatto la scarpetta per gustare ogni singolo sapore fino alla fine. The gravy from the braised meat was so delicious that I did the little shoe to savor every single flavor with the end. Non sapere nemmeno bollire l'acqua, to not even know how to boil water, to be completely experienced in cooking. Ho chiesto al mio coinquilino di preparare una semplice tisana, ma ha dimostrato di non sapere nemmeno bollire l'acqua. I asked my roommate to make a simple herbal tea, but he proved that he doesn't even know how to boil water. Essere bravo ai fornelli, to be skilled at the stove top, to be a good cook. Chiara è una chef famosa perché è davvero brava ai fornelli. Ha una creatività culinaria unica che si riflette nei suoi piatti. Chiara is a famous chef because she is really skilled at the stovetop. She has a unique culinary creativity that is reflected in her dishes. Conoscerne un pezzo, to know a piece of it, to be knowledgeable about a specific cooking technique or ingredient. Marco, un pizzaiolo professionista, conosce un pezzo della pasta per la pizza e sa come creare impasti perfetti e fragranti. Marco is a professional pizza chef. He knows a piece of pizza dough and knows how to create perfect and fragrant dough. Andare a fuoco, to go on fire, to cook or burn food. Mio fratello ha dimenticato il pane nel tostapane ed è andato a fuoco. Ha dovuto acquistare un nuovo tostapane. My brother forgot the bread in the toaster and it went on fire. He had to buy a new toaster. Cucinare con il cuore, to cook with the heart, to put love and passion into cooking. Quando cucino per la mia famiglia cerco sempre di cucinare con il cuore. Voglio che si sentano amati attraverso i miei piatti. When I cook for my family, I always try to cook with the heart. I want them to feel loved through my dishes. Let's look at dialogue. Ciao Maria, ha sentito dell'ultima creazione culinaria di Laura? Ah, Laura, non saprai nemmeno bollire l'acqua. Cosa ha combinato stavolta? Ti stupirai. Ha preparato un ragù così delizioso che ho dovuto fare la scarpetta con il pane. Davvero? Non sapevo che Laura potesse cucinare così bene. Sempre che abbia imparato un pezzo di qualcosa. Sì, sembra che abbia sviluppato una vera passione per la cucina. È diventata brava ai fornelli. Wow, non avrei mai pensato. Prima pensavo che non sapesse nemmeno bollire d'acqua. Che cambiamento sorprendente! Sì, è davvero sorprendente come una persona possa trasformarsi. Ora cucina con il cuore mettendo amore e passione in ogni piatto. Mi fa piacere sentire che abbia trovato una nuova passione, ma spero solo che non vada a fuoco con le sue creazioni. Oh no, non preoccuparti. Laura è diventata molto attenta e non ha attenzione di bruciare nulla. Ha imparato ad evitare di andare a fuoco. Sono contenta per lei. È bello vedere come la cucina può portare tanta gioia e soddisfazione. Dovremmo chiederle qualche consiglio culinario. Sì, assolutamente. Dobbiamo approfittare delle sue nuove abilità culinarie. Sono sicuro che saprà darci ottimi consigli. Laura è diventata una vera esperta in cucina. Hi Maria, have you heard about Laura's latest culinary creation? Oh, Laura, she doesn't even know how to boil water. What has she done this time? You'll be surprised. She made such a delicious ragu that I had to do the little shoe with bread. Really, I didn't know Laura could cook so well. It seems like she knows a thing or two. Yes, it seems like she has developed a true passion for cooking. She has become skilled at the stovetop. Why, I never would have thought. I used to think she didn't even know how to boil water. What a surprising change. Yes, it's truly amazing how a person can transform. Now she cooks with a heart, putting love and passion into every dish. I'm glad to hear she has found a new passion. I just hope she doesn't go on fire with this creation. Oh, don't worry, Laura has become very careful and doesn't tend to burn anything. She has learned to avoid going on fire. I am happy for her. It's nice to see how cooking can bring so much joy and satisfaction. We should ask her for some culinary advice. Yes, absolutely. We should take advantage of her new culinary skills. I'm sure she will give us great advice. Laura has become a true expert in the kitchen. Well, thank you for your attention.